Sono circondato da uomini cinesi nudi. Non ha senso questa cosa. Questo sta per essere il capodanno più disastroso di sempre. Shanghai, Cina, capodanno 2026. Cosa diamine ci faccio qui? In breve, ho passato quasi un mese in Cina, tra le città più tecnologiche al mondo, esplorando queste immense megalopoli con grattacieli che sembrano uscite da un videogioco e toccando con mano quello che da noi sembra futuro, ma in Cina è già presente, dalle macchine che si guidano da sole ai droni che per strada consegnano cibo. Sono stato all'interno dei mercati di elettronica più grandi al mondo, dove si vende letteralmente di tutto, e con il mio amico Giaco, che produce prodotti e si trovava in Cina proprio per fare i primi prototipi dei suoi prodotti, siamo anche entrati all'interno di alcune fabbriche per vedere concretamente cosa succede in questo stato che fino a qualche anno fa era semplicemente associato a prodotti di scarsa qualità ed economici, ma che negli ultimi anni ha fatto incredibili balzi in avanti ed è diventato il centro tecnologico del mondo. Benvenuti dunque nel primo episodio di questa serie di video dove gireremo per la Cina cercando di capirci qualcosa in più, e partiamo dal capodanno, che devo dirvi è andato in maniera particolarmente diversa da quanto previsto. Salve, siamo ufficialmente in Cina. Volo particolarmente lungo, controlli easy. L'unico problema è il fuso orario, perché io adesso dovrei dormire, ma in realtà qua è mattina presto. Bene, che posto. Sono un uomo nuovo. Guardate che spettacolo la nostra magione. Una bella vasca da bagno, poi c'è la doccina e siamo dei signori. Fa ridere perché questa è una zona abbastanza esterna, ma comunque ci sono il triplo dei grattacieli che a Milano. Adesso comunque andiamo in quel tempio. Questo è un antico tempio buddista. Assurdo il confronto con i grattacieli dietro. Allora, qua accendono l'incenso e fanno dei rituali, là lanciano le monete dentro quel calderone lì. Sono un po' confuso, non capisco se è un luogo sacro o Disneyland. Eccoci qua, con tanto di mercatini di Natale. Vedi, qua si unisce tutto, si unisce il Natale, il cristianesimo, il tempio buddista, il capitalismo, il comunismo, tutti dentro. Prima volta che prendiamo la metro. Vediamo se ci perdiamo oppure no. Oh, guarda che figo, ti dice esattamente i secondi che mancano. 2 minuti e 40 secondi. Voglio vedere quanto è preciso. 5, 4, 3, 2, 1... Non ha senso. Assurdo! L'unica cosa è che non ho la più pallida idea di dove dobbiamo scendere. Oh no, Giacomo è attratto dai Labubu. Lo stiamo perdendo. Mamma mia, è salito un venticello freddissimo, però abbiamo la vista su tutto il downtown di Shanghai. Stiamo facendo un sopralluogo perché in teoria domani qua ci sarà il mega show con i droni, i fuochi d'artificio, le luci. Chi lo sa? Adesso facciamo la turistata più turistata di tutte. Andiamo. Che trash! Ci sono questi mini trenini automatici. Ciao ciao! E c'è questo tunnel super tamarro. Siamo sotto il fiume che avete visto prima. Assolutamente una pacchianata inutile, infatti non c'è nessuno. Ed eccoci magicamente dall'altra parte. Guardate quanto è massiccio l'antennone. E qua davanti noi abbiamo la Shanghai Tower, quarto edificio più alto al mondo se non sbaglio. Praticamente sotto c'è tutto lo svincolo e sopra c'è tutto il camminamento, la rotonda per le persone. È fighissimo perché tutta questa parte è progettata per avere tutti i passaggi sopraelevati, quindi sopra passano i pedoni e sotto le macchine, come i post di Will. Allora, ho fatto una prova, ho fatto partire il timer sincronizzato con quello della metro per vedere se ruba dei secondi oppure se è effettivamente preciso. Per ora regge. Attenzione, attenzione, vedi, vedi, vedi? Quindi in realtà cambia dei secondi. 7 secondi di ritardo. Siamo usciti dalla metro, siamo entrati in un centro commerciale, non riusciamo più a uscirne. Sono proprio costruiti per intrappolarti. Peggio della Rinascente. Forse di là. Sì, di là. Siamo usciti, ma in realtà è un parcheggio. Alla fine ne siamo usciti e completamente distrutti dal jet lag siamo andati a dormire. Buongiorno, 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 buongiorno. Mercoledì 31 dicembre. Primo esperimento di Didi, che è tipo l'Uber cinese. Per ora sembra funzionare. Comunque è fighissimo. Lui nel telefono, sul navigatore, vede i secondi che mancano al semaforo verde. Siamo arrivati. La cosa assurda è che il tipo ci ha scaricato dicendo cose a caso in cinese perché non si poteva parcheggiare dove dovevamo andare, bla bla bla. Però io non ho ancora pagato. Cioè il tipo si è fidato che io
pagherò. E io adesso qua pagherò con Alipay. Poi ogni tot ci sono le casettine della polizia. Wow! Non so dove siamo finiti, ma siamo finiti in questo posto super caratteristico con tutti i negozietti, tutte le viette, tutte le cosettine. Bello bello. Biglietto per lo Yu Garden 60 yuan. Abbiamo il laghetto, abbiamo le pagode. Pensate che questo posto, che è stato costruito nel 1500 circa, è stato costruito da uno dei Ming della dinastia per il padre, come oasi di pace per una persona. Poi è morto, sono andati in rovina, è successo un disastro, è stato usato nella guerra e adesso è stato tutto restaurato perché era tutto distrutto. Guardate che figo questo kit antisommossa. Giacomo mi ha portato in questo posto di caffè che dice di essere il miglior caffè della sua vita. Effettivamente è un posto abbastanza da maniaci, con macina e poi pesa ogni singolo caffè. Porca miseria, che stile. Bravi bravi. Incredibile come eravamo lì nel villaggetto tutto turistico, neanche 500 metri, e la situazione è questa. Allora, quello che avete visto prima, poi c'è il vecchio vero e poi c'è quello che è stato appena ristrutturato con il tizio che sta letteralmente verniciando adesso. Quindi praticamente questo è come era prima la zona che avete appena visto. Poi passano, ristrutturano, fanno uguale, mettono i negozietti, poi a un certo punto hanno deciso di dipingere tutto bianco, come se dovessero appunto ricostruirla, ma non ha senso dipingere tutto, cioè anche i tubi. Boh. E poi tutto sempre con telecamere ovunque, non si sa mai. Guardate questo motorino monopattino con la sua casettina. È motorino che però diventa anche stazione di noleggio dei powerbank, ed è un modo per poterla mettere ovunque legalmente. Geniale. E poi dal degrado più totale in un attimo sei qua c'è uno spawn di biciclette a noleggio, ma sono tantissime. La cosa che più di tutte mi ha colpito di Shanghai però non sono tanto i grattacieli, ma le piccole cose. Cioè tu giri per la città e trovi cose che da noi sono letteralmente fantascienza, da telefoni come il 3 Fold di Huawei super pieghevole che si piega a ventaglio, alle macchine super tecnologiche, super futuristiche. Guardate che figo, se io metto la mano qua e poi chiudo, la porta si apre perché le telecamere davanti riconoscono la mia mano. Incredibile! Follia! Passeggi per questi giganteschi centri commerciali con questi negozi che hanno proprio quell'estetica super futuristica, LED ovunque, tutto curato. Giri un angolo e ti trovi il ristorante che ti consegna le cose con dei carrellini su rotaia in automatico. Giri un altro angolo e ti ritrovi una gigante piscina di palline per i bambini. Che carino, il parrucchiere per cani. Gelatino? Cioè guardate che stile! Pure il gelato lo fanno figo a loro modo. Negozio di mazze da golf super premium con tanto di simulatore. Questa roba è fichissima. Boom! Mentre nel negozio da tennis c'è un campo da tennis. E tutte queste strutture pazzesche, o con specchi o con luci o con delle architetture particolari che sembrano veramente uscite da un film di fantascienza. Devo dire che vista dall'alto la città è veramente fuori di testa. Cioè ci sono una valanga di grattacieli, ma più che altro vanno avanti all'infinito. Ragazzi, questo hotel è fuori di testa. Guardate qua che roba. Questo è tutto l'interno. Porca miseria, proprio da vertigini. Questo invece è l'altro lato. C'è anche un Golden Gate. Guardate che roba strana. Grattacieli, grattacieli, grattacieli. Davanti, dietro, e poi in mezzo c'è tutto questo quartiere di casettine. Altra roba stupida che da noi sarebbe stranissima, ma qua è normale. Da Shake Shack c'è il menù per i cani. Quindi tu hai il tuo cane e gli puoi prendere il coso con la carne e le ossa per 30 monetine. Tutto ordinato, tutto pulito. Ok che siamo sempre rimasti in zone abbastanza centrali, però cacchio, è tenuta veramente come un gioiellino questa città. E comunque i mega LED sui grattacieli mi fanno impazzire. Poi c'è la cosa degli scooter che se ne fregano totalmente del rosso. In alcune cose sono super rispettosi delle regole, in altre vanno veramente a caso, non capisco. Cioè sarebbe rosso per voi. Insomma, siamo rimasti decisamente stregati da questo primo approccio con la Cina. Ma torniamo al nostro capodanno decisamente disastroso. Ho preso un altro Didi e guardate che figo, c'è il countdown, lui è arrivato, ti aspetta per 5 minuti e poi se ne va. Premessa, lo so che in Cina festeggiano il capodanno cinese che coincide con l'anno lunare,
lunare e non con il nostro Capodanno. Tuttavia nella realtà dei fatti festeggiano tranquillamente anche il nostro Capodanno, anche perché comunque ci sono una valanga di turisti, e quindi in maniera totalmente ingenua mi aspettavo un mega show con i grattacieli, fuochi d'artificio e cose varie, anche perché molto probabilmente avete visto tutti queste immagini proprio di Shanghai con questi droni con i fuochi d'artificio, questo dragone incredibile che passa tra i grattacieli. Ecco, dovete sapere che questo video è totalmente fake, nel senso che lo spettacolo dei droni c'è stato, però in un altro posto, in un altro momento, e non è mai stato fatto a Shanghai, semplicemente è stato poi sovrapposto creando questo finto show di Capodanno. E la cosa ancora più interessante da una parte, preoccupante e assurda dall'altra, è che proprio a Shanghai, siccome sul Bund, che è appunto questa zona con il fiume e i grattacieli dietro, la folla si è sempre ammassata per festeggiare Capodanno, nel 2014 c'era talmente tanta gente che a un certo punto, nel panico, proprio perché c'era troppa gente e si è creata quella situazione di panico dove tutti corrono e poi ci si calpesta uno sopra l'altro, purtroppo sono venute a mancare 36 persone. Morale della favola, in centro a Shanghai dal 2014 non viene fatto assolutamente niente, quindi tutti i video che si vedono in giro sono totalmente finti. Cosa vengono fatti? Però vengono fatti degli show comunque giganteschi con droni, fuochi d'artificio e cose varie, ma più lontani dalla città, in zone facilmente controllabili dove ci possono stare più persone. Quindi molto semplicemente abbiamo preso il nostro Didi, il nostro taxi cinese, e siamo partiti verso uno di questi show. Credo che abbiamo sottovalutato la questione traffico, perché per andare nel posto dove stiamo andando, dove dovrebbe esserci questo big show, normalmente ci vuole tipo 50 minuti, un'ora. Siamo da 1 ora e 20 in macchina, stiamo praticamente fermi e qua segna ancora 30 minuti, solo che sono 30 minuti che segna 30 minuti, e la questione è che fanno lo show di Capodanno alle 21. Questa macchina davanti ha l'autopilot e dietro c'è scritto autodriving, fichissimo. Mi potresti dire che brand è questa macchina? Ah, questa qua è la Intuita Sensei. Sono passati 15 minuti e mancano ancora 30 minuti. La vedo grigia, o meglio rossa. Ok, la buona notizia è che siamo nel posto giusto. La cattiva è che siamo in ritardissimo e stanno tutti correndo. Questo sta per essere il Capodanno più disastroso di sempre. Era difficile farlo più triste che l'anno scorso, ma ci siamo riusciti. Questa è tutta la gente che è arrivata in bici. Ah, e qua ci bloccano addirittura. Fantastico. Credo che abbiano chiuso la piazza per ragioni di sicurezza. No, no, no. Che fail. Chissà dove sono. Sì, fuochi. Abbiamo pure i palazzi davanti che non ce li fanno vedere. Olè! Beh dai, qualcosa lo stiamo vedendo. Io sono sopra un palo dell'alta tensione, però adesso vedi un fuoco d'artificio che sono io che esplodo. Olè! Dannazione, ci stiamo perdendo uno show incredibile. Non temete amici, non temete. Abbiamo un piano per salvare il Capodanno. Rimanere bloccati nel traffico di nuovo. C'è gente ovunque, tutte le strade sono bloccate. Ecco dove sono i 25 milioni di abitanti di Shanghai. È proprio tutto bloccato. Sto diventando scemo, non funziona più niente. Siamo di nuovo bloccati nel traffico, sono le 23, praticamente sono 4 ore, no, 5 ore. Stiamo solo andando a caccia di code di macchine. Che siamo in coda tra l'andata e il ritorno. Ah! Fantastico, abbiamo abbandonato il traffico per prendere la metro, ma la metro è chiusa. Cenone alle bancarelle? Beh, non vedo proprio perché no. Quello comunque è il negozio di Louis Vuitton, questa gigantesca nave super pacchiana. Thank you! Sheshe! No, thank you! Where is it? Ho preso questo involtino di polpo a una delle bancarelle, che sarà il mio cenone di Capodanno. L'ha fatto questo signore super carino, che ci ha messo un sacco di impegno ed è buonissimo. Giacomo invece farà il cenone con del mango. Ok, sono le 23:59, siamo bloccati nella piazza più vuota di tutta Shanghai, però abbiamo un piano. 4, 3, 2, 1, buon anno! Buon anno! Cin cin! Cin cin! Abbiamo fatto cin cin in Cina con dell'acqua senza nessuno. Anzi, Giacomo l'ha già finita l'acqua. È ufficialmente il Capodanno più fallimentare di sempre. Auguri! Io, Giacomo, del mango e una stazione della metro vuota. Veramente buonissimo. Alla fine è un giorno come gli altri. Abbiamo trovato un posto aperto tutto il giorno, tutto l'anno, che sarà la nostra unica soddisfazione. Allora, il posto aperto 24 ore su 24
È chiuso. È chiuso adesso. Io non ci posso credere comunque. Fidati che il posto spacca. Adesso si passa di qua. Sì, è questa. Ci hanno dato questo braccialetto, mi ha detto di togliere le scarpe. Il pavimento è riscaldato e questa cosa è bellissima. Abbiamo le ciabatte e le dobbiamo mettere qua. Ok, vado. Voilà. C'è solo un grosso problema, cioè che non abbiamo il costume. Allora, questa non so come raccontarvela. Abbiamo pensato, non so come, di dire vabbè, siccome è tutto chiuso, andiamo in una spa 24 ore, perché qua a Shanghai ci sono le spa 24 ore. Quindi ormai è l'una di notte, siamo in una spa. Sto facendo il video dall'armadietto perché attorno a me ci sono solo cinesi uomini nudi, perché è separato uomini e donne. E quindi adesso mi spoglio e vediamo che cosa succede. Ok amici, non so come spiegarvelo, ma è una delle cose più strane che abbia mai fatto in vita mia. Fighissimo, incredibile. Adesso vi spiego bene tutto con calma. Come dice il nome, sono delle spa con tutto quello che c'è in un centro benessere e molto di più, aperte però 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ora, io ve lo dico, è stata una delle esperienze più strane della mia vita, sia perché il posto già è strano, sia perché era Capodanno, erano le 2 di notte, in quella zona della città non c'era in giro nessuno e ci siamo ritrovati catapultati in questo magico mondo dove purtroppo non ho fatto video perché mi sentivo un po' a disagio, anche perché eravamo gli unici non cinesi, con la scusa che tutti i turisti probabilmente erano in giro a fare altro perché si erano organizzati prima, mentre noi abbiamo totalmente failato il Capodanno. Eravamo veramente gli unici occidentali. Già credo che sia un posto abbastanza non per noi. In più c'eravamo solo proprio io e Giaco e ci guardavano tutti stranissimo e ridevano. Ed è stato incredibile, praticamente tu entri, prima ti fai la doccia tutto nudo per ragioni anche di igiene, poi ti danno il tuo completino, ti metti il tuo completino pulito, preciso, tutto uguale agli altri, come dentro Squid Game, ed entri in questa spa dove c'è di tutto dal mangiare, con frutta all you can eat, i gelatini Häagen-Dazs, sale giochi, PlayStation, posti dove giocare a carte. Mi sono pure fatto fare un massaggio speciale alle orecchie, che è una cosa che in Cina va moltissimo evidentemente, non chiedetemi perché, che è una roba che io credo da noi non esista neanche, cioè io non l'avevo mai sentita. Fuori di testa, poi tutto pulitissimo, la massaggiatrice super precisa, tutto disinfettato, con tutta la sua valigetta con tutte le piume e gli strumenti per fare il massaggio alle orecchie. Io impazzisco. E quindi dal Capodanno più disastroso di sempre è stato il Capodanno più assurdo di sempre in questa spa 24 ore, circondato da persone che non parlavano neanche inglese, mentre una massaggiatrice di orecchie con delle piume mi puliva le orecchie. Io di cose strane nella vita ne ho fatte, ma passare il Capodanno a farmi pulire un orecchio vi garantisco che rientra forse in una delle cose più strane che abbia mai fatto. Dammi un commento a caldo di questa spa. Non ho parole. Non ho parole. Cioè, non negativo, però non ho veramente parole. Non riesco a dire niente in questo momento. È surreale. Cioè, è un misto tra essere dentro Squid Game o non lo so. Cioè, anche le famiglie, cioè, sono tutti felici. Incredibile. La parola giusta è incredibile. Questo ha lasciato lo scooter qua fuori con il cibo e le chiavi. E sono le 3 di notte, ricordo. Per continuare le cose a caso siamo in questo mini market. Per caso delle zampe di gallina fritte? No, non le voglio. Sei sicuro? Grazie. Che dire, Giacomo, buon anno. Buon anno. Poteva essere il più brutto capodanno della vita, invece è il più strano e quindi bello.